Invecchiare non piace a nessuno, no? Immagino che anche tu sia d'accordo con me. Eppure anche l'alternativa, andarsene via prima, non è poi così allettante. E poi tra rughe, acciacchi vari, per non parlare di quel curioso momento in cui iniziamo a guardare i cantieri con uno sguardo nuovo, con un aumentato interesse, certi di aver trovato un nuovo hobby, ecco che spunta lei. La demenza. La demenza è forse una delle poche malattie che spaventa chiunque. Per quella che è la mia impressione, in genere, non ci preoccupiamo molto della prima causa di morte in Italia, le malattie cardiovascolari, mentre sono due le situazioni che, a me per primo, inducono una certa ansia. Perdere la nostra indipendenza e finire bloccati a letto. 2. Perdere la nostra mente, lasciandoci prigionieri di un corpo che invece magari funzionava ancora anche abbastanza bene. Prova a pensare cosa significa ricevere una diagnosi di demenza, sentirsi dire che progressivamente e perlomeno ad oggi inesorabilmente la tua capacità di comprendere, di ricordare, di ragionare, persino di riconoscere i tuoi cari andrà a sfumare fino a dissolversi. La buona notizia è che circa metà dei casi di demenza può essere prevenuta o quantomeno ritardata, rallentata, agendo su 12 fattori di rischio più o meno sotto il nostro controllo. Un'adeguata istruzione, perdita dell'udito, pressione alta, esposizione o abitudine al fumo, obesità, depressione, sedentarietà, diabete, consumo eccessivo di alcol, traumi cranici, inquinamento atmosferico e isolamento sociale. In un'importante pubblicazione di pochissimi mesi fa sulla prestigiosa rivista The Lancet se ne sono aggiunti 2 sulla base delle evidenze scientifiche più recenti: perdita della vista e colesterolo alto, colesterolo LDL alto, che poi in realtà è un triste legame che sospettiamo da decenni, ma diciamo che questo report è un po' l'ufficializzazione non solo dell'effetto in sé, ma anche di quanto un'adeguata attenzione possa in effetti fare la differenza. Un'adeguata attenzione al valore di LDL, che non è più quindi solo una questione di cuore, ma anche di cervello. Ma sai qual è un'altra buona notizia? Che non è mai troppo tardi per iniziare a fare qualcosa, ad adoperarsi attivamente per ridurre il rischio, impegnandoci a limitare l'impatto di tutti e 14 fattori citati, ma oggi limitiamoci a uno di questi, è una delle novità del report. Il colesterolo, appunto. No, tranquillo, non starò a tediarti con la solita introduzione trita e ritrita sul colesterolo. È sufficiente ricordare che se la giusta quantità in circolo è necessaria per la vita, oltre a un certo limite inizia a rischiare tanto di più quanto più aumenta la concentrazione nel sangue, che poi è una misura della quantità del colesterolo a spasso per l'organismo. Anche in questo caso ci sarebbero poi 1000 precisazioni da fare, ma non sono importanti, perché alla fine ciò che interessa davvero a me e te non è tanto quale sia la molecola esatta a fare casino nel cervello, ma come evitare che succeda. Mi concedo solo una piccola premessa, un po' per farti apprezzare la complessità del nostro organismo, un po' per appagare il mio ego e sembrare così un vero divulgatore anziché uno scappato di casa. Perché proprio il colesterolo LDL, quello un po' impropriamente che chiamiamo cattivo, quello collegato a infarti e ictus, può diventare un problema anche per la mente? Ecco, qui la cosa si fa interessante, perché sebbene gli studi siano tuttora in corso e probabilmente sono ancora di più gli aspetti da chiarire che quelli chiariti, sembra ormai evidente di come si intreccino e si sovrappongano numerosi meccanismi di azione. Ma facciamola semplice. Finora ti ho parlato genericamente di demenza, quando in realtà ne esistono diverse forme. Prendi ad esempio la demenza vascolare, che si stima essere la seconda forma più diffusa. Ecco, il concetto di demenza legata a problemi vascolari è cambiato molto nel tempo. In passato si pensava che fosse causata dall'irrigidimento delle arterie cerebrali, fenomeno responsabile di una riduzione dell'afflusso di sangue al cervello, responsabile a sua volta di danni diffusi e perdita di tessuto cerebrale. Negli anni 70 tuttavia è iniziato a emergere un fenomeno per certi versi ancora più spaventoso, preoccupante, ovvero una sorta di demenza multinfartuale causata da tanti piccoli ictus ripetuti nel tempo. Ed è da qui che si è iniziato a comprendere come la prevenzione dalle malattie vascolari, ad esempio infarti o ictus appunto, potesse aiutare a prevenire anche la demenza. Successivamente, grazie soprattutto allo sviluppo di tecniche di imaging cerebrale sempre più sensibili, si è poi iniziato a osservare che in realtà il danno al tessuto cerebrale era più diffuso, non si limitava alle sole lesioni multiple da ictus. Ma in realtà, direi ancora una volta, questa non è che la punta
dell'iceberg. Se la demenza vascolare è la seconda forma più diffusa, il triste primato spetta alla malattia di Alzheimer. Anche in questo caso non abbiamo ancora un quadro perfettamente delineato dei meccanismi che portano alla comparsa dei sintomi, ma che il colesterolo LDL ne sia in qualche modo coinvolto lo osserviamo da anni e ad oggi tra le ipotesi più condivise spicca senza dubbio quella per cui livelli troppo elevati di colesterolo favorirebbero la deposizione nel cervello di due proteine, amiloide e tau, fortemente collegate allo sviluppo della malattia e sospettate di essere tra le principali responsabili dirette dei sintomi. Ti faccio notare che in questo caso l'interferenza va anche oltre la semplice riduzione dell'afflusso di sangue, chiamando in causa anche alterazioni del metabolismo neuronale e fenomeni infiammatori e ossidativi, che a loro volta contribuirebbero all'accumulo di queste proteine. Anche se questo legame non è ancora del tutto spiegato, le prove che hanno portato gli autori del lavoro che ti ho citato in apertura ad annoverare il colesterolo LDL tra i fattori di rischio sono complessivamente molto convincenti e comprendono tra l'altro studi osservazionali, l'esistenza di una curva dose-risposta, ovvero più è alto il colesterolo e più aumenta il rischio, oltre che evidenze genetiche di un legame tra colesterolo circolante e rischio di demenza. Ok, lo ammetto, finora il quadro è un po' deprimente, forse addirittura preoccupante, qualcuno direbbe spaventoso, ma dobbiamo guardare il lato positivo. Si tratta di un fattore di rischio che per la maggior parte di noi è modificabile, quasi sempre attraverso lo stile di vita, in alcuni casi eventualmente anche con il contributo dei farmaci. Ecco, parliamo un attimo dei farmaci. Se il colesterolo alto è un fattore di rischio per lo sviluppo di demenza, allora abbassarlo con i farmaci potrebbe ridurre il rischio di demenza, giusto? In teoria sì. In pratica probabilmente no. Il perché di questa apparente contraddizione non è chiaro, ma c'è di più, perché c'è anche chi sospetta che le statine potrebbero addirittura rappresentare un rischio, ipotesi nata sulla base di alcuni studi osservazionali. Sgombriamo il campo da equivoci, sarò chiarissimo. Ci sono studi recenti e soprattutto più robusti, tra cui anche uno condotto da ricercatori italiani, che tranquillizzano sulla questione. Insomma, per fartela breve, ad oggi l'insieme della letteratura disponibile depone a favore delle statine e degli altri farmaci usati in terapia, almeno dal punto di vista della demenza. E se ti venisse in mente di sospendere le statine che ti hanno prescritto, pensando a qualcosa del tipo, meglio andarmene con un infarto che sopravvivere con la demenza, ti ricordo a malincuore che un infarto o un ictus possono significare sedia a rotelle, letto, demenza e altre terribili complicazioni. Io non sono per le statine sempre e comunque a prescindere, ma credimi, la questione è molto, molto più complessa di quanto sembri e il mio consiglio non può che essere quello di valutarlo con il tuo medico, con un medico di cui ti fidi, sulla base di tutti i tuoi fattori di rischio. Ma di nuovo, concentriamoci sugli aspetti positivi, perché sullo stile di vita non ci sono dubbi di sorta. Si tratta di un medicinale che è sostanzialmente privo di controindicazioni ed effetti collaterali. Non esiste al mondo studio che ponga un qualsivoglia dubbio sul fatto che impegnarsi nello stile di vita possa peggiorare il rischio, anzi! E allora, a costo di essere banale e ripetitivo, le regole sono sempre quelle. Evita di mangiare cibi ultraprocessati ricchi di grassi saturi, zuccheri e farine raffinate. Privilegia il consumo di alimenti vegetali e minimamente lavorati, frutta, verdura, cereali integrali, legumi. Consuma ogni giorno cibi che aiutano ad abbassare il colesterolo LDL, come frutta secca a guscio, semi, pesce azzurro e olio extravergine di oliva. Pratica regolarmente attività fisica e nota che non ho detto sportiva, non necessariamente almeno, ho detto fisica. Anche il semplice fare le scale, camminare, portare le borse della spesa un po' più a lungo del necessario, tutto fa. Cerchiamo attivamente occasioni per far lavorare i nostri muscoletti. Non fumare e riduce al minimo possibile gli alcolici, se proprio non riesci a rinunciarci. So che è antipatico dirlo, ma perdi peso se necessario, ma senza ansia. Senza ansia, perché per i primi benefici tangibili non è necessario tornare in perfetto peso forma. È sempre l'ideale, certo, ma perdere anche solo il 10% del tuo peso può già far la differenza. Queste sono tutte indicazioni specifiche per abbassare il colesterolo, ma volendo ampliare ancora di più il raggio d'azione dello stile di vita, non dimenticare anche di ridurre il sale da cucina, il cui eccesso è causa di aumento della pressione del sangue, un altro fattore di rischio comune tra le malattie cardiovascolari e la demenza. Dormire a sufficienza e possibilmente con una buona qualità del sonno. Dedicare tempo al relax,
magari anche attraverso attività come yoga, meditazione, tecniche di respirazione per gestire lo stress. Stress che può influire negativamente sul colesterolo, glicemia e sulla salute generale. Coltivare relazioni sociali e investire tempo di qualità con familiari e amici, perché la connessione sociale è fondamentale per il tuo benessere mentale e cognitivo. E non smettere mai di interessarti a ciò che ti circonda. Allena il cervello con la lettura, giochi di memoria, impara a suonare uno strumento, impara una lingua, nuove abilità o qualsiasi attività che stimoli la mente e mantenga attivi i tuoi neuroni. E soprattutto ricorda che non è mai troppo tardi e non è mai troppo presto per migliorare il tuo stile di vita. Il momento migliore per iniziare, certo, era la nascita, ma il secondo momento migliore è oggi, è adesso, anche se stessi già convivendo con una diagnosi di malattia. Ogni cambiamento va bene, anche se introdotto un po' per volta. Un cambiamento piccolo è meglio di nessun cambiamento, ovvero nessun cambiamento è mai troppo piccolo. Allo stesso tempo, un piccolo danno è meno peggio di un grosso danno. E penso ad esempio a fumo, carne, alcolici. I miglioramenti sono cumulativi tra loro. Una nuova buona abitudine, ebbene, 2 nuove buone abitudini sono ancora meglio e il loro effetto sommato è probabilmente maggiore dei singoli apporti. E poi, consapevolezza e quotidiana attenzione sì, ma ossessione no. Questa è una dieta poco conosciuta ma molto efficace sul colesterolo. Qui invece parliamo un po' più nel dettaglio di statine, ma soprattutto grazie di vero cuore per la tua fiducia e l'attenzione. Ricorda però che uno sconosciuto in rete non può e soprattutto non deve mai sostituire né il tuo medico curante né il tuo cardiologo, perché solo loro possono conoscerti e tenere conto davvero delle tue specifiche esigenze. Grazie ancora.